Allora, la prima cosa che mi è capitata all'occhio, che mi è saltata all'occhio, è stata la condizione dei fusibili. Questo è uno, questo dovrebbe essere un fusibile da 125 mA. Questo qui è un filo saldato su. E l'altro suo compagno è questo, stesse condizioni, filo saldato sopra. Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Il paziente di oggi è un Pioneer, l'SA606, che mi hanno spedito e che fa un difetto relativamente strano. Si accende di ritardo, ma non si accende di ritardo perché quando si schiaccia l'interruttore non si illumina. I V-meter si illuminano, sembra diciamo funzionare, però l'audio si sente di ritardo, può passare anche 20 minuti, alle volte parte subito e alle volte parte di ritardo e alle volte voglio dire ci mette veramente tanto, a partire 20 minuti, mezz'ora, e bisogna vedere come mai questo problema qui. Non è messo in buone condizioni, tutto sporco dentro, sicché andrà ripulito, e è già stato guardato. E vedremo insomma cosa c'è da fare, sicché ve la faccio breve. Proseguite a guardare questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'amplificatore da controllare oggi è questo Pioneer SA606, che vi dico la verità, dopo averlo aperto lo volevo richiudere direttamente, non volevo farci niente, ora vi faccio vedere il perché. Comunque poi ho deciso che tenteremo la riparazione. Allora, quando dico tenteremo, ovviamente è io e voi, perché lo sapete, le riparazioni le faccio insieme con voi, perché io sono solo. Allora, la prima cosa che mi è capitata all'occhio, che mi è saltata all'occhio, è stata la condizione dei fusibili. Questo è uno, questo dovrebbe essere un fusibile da 125 mA. Questo qui è un filo saldato su. E l'altro suo compagno è questo, stesse condizioni, filo saldato sopra. E già questo, voglio dire, diciamo che non va bene. Ora vi faccio vedere altre cose. Allora, le altre cose che mi saltano all'occhio sono queste resistenze montate così. Sono stati tagliati i terminali delle resistenze vecchie e ci sono state saldate queste resistenze nuove. La stessa cosa per tutte le resistenze sugli emettitori. Si vede sotto i fili delle resistenze vecchie, lo stesso quello accanto. Non lo dico per criticare, lo dico perché effettivamente io vedo questi lavori e, se permettete, posso anche rifiutarmi di mettere le mani dove sono stati fatti certe cose, perché insomma siamo in democrazia. L'altra cosa che mi sono accorto è che manca roba. Per esempio, dove vedete quei 3 forellini lì, manca il triac della protezione, e poi qui sotto manca un altro componente, sempre un transistor che fa capo alla protezione. Ora ve lo faccio vedere di sotto. Dal sotto si nota bene, infatti è qui che mi c'è cascato l'occhio, dove a questo punto manca un componente, qua ne manca un altro, e purtroppo è stato lavorato un po' in tutto l'amplificatore. Volevo farvi vedere che la prima cosa che bisogna fare, purtroppo, vedete, è fare una bella pulizia, se no non si capisce niente nemmeno in quello che si va a fare, diciamo, sull'amplificatore. Ma ovviamente questa qui non è colpa di nessuno, né diciamo di chi ci ha lavorato, né del proprietario dell'amplificatore, perché con gli anni queste cose qui, diciamo, succedono. Allora, ho ripulito l'apparecchio, che era la prima cosa da fare. Prima mi si è interrotto l'audio, sicché non mi avete sentito, e ora che l'apparecchio, diciamo, è ripulito, cercherò di rimettere a posto quelle resistenze montate, diciamo così. Ora, non dico che farò un lavoro eccezionale, e io lo capisco anche. Le resistenze sono montate sotto qui, lo capisco che ha fatto anche questo lavoro, perché ci si lavora male a cambiarle e a rimetterle, diciamo, come si deve. Cercherò comunque di toglierle e di rimetterle in maniera che si veda magari un po' meno così queste saldature, insomma.
Una volta fatto questo lavoro, ora che è pulito, una volta fatto questo lavoro, andrò a vedere i componenti che ci sono stati tolti. Uno è qui sotto, uno era da quelle parti là, qui. Insomma, ora che è tutto pulito, ci si lavora meglio, si capisce quello che si va a toccare rispetto a prima che era tutto polveroso, e cercherò, diciamo, di capire come mai sono stati levati i componenti della protezione, e poi, diciamo, ci rivediamo. Ho tolto le resistenze, ora vedo di rimontarle. Io lo capisco, ci si lavora veramente male, chi ha fatto questo lavoro l'ha fatto perché ci si lavora veramente male, però montare delle resistenze così, diciamo, è brutto. Non voglio dire che sia poco professionale, ma perlomeno è brutto. Vediamo se riesco, non è detto, se riesco a fare un lavoro un pochino più pulito. Allora, un'altra cosa che va fatta è ora devo controllare tutte le saldature, perché vedo che ce n'è diverse, diciamo, codolate. Noi si diceva in gergo codolate, comunque che si sono rovinate. Se vedete questa, ora si vedono male, questa per esempio, questa sono rovinate, ora ve ne cerco un'altra, ma ce n'è diverse. Ora avvicino un attimo, ve le faccio vedere meglio, quelle lì, vediamo se si vedono meglio. Ecco, ora forse da questa angolazione si vedono meglio. Se vedete c'è questa qui, che si vede che è staccata praticamente da questa parte qui, e c'è questa qui invece che è staccata da questa parte qui. Vanno osservate molto bene, perché se ne troverà diverse. E ora mi metto lì con gli occhiali, guardo tutto lo stampato, le risaldo e poi ci vediamo, perché ce n'è parecchie praticamente, non solo sono a questo punto. Allora, intanto cerchiamo di togliere questi fusibili qui che ci sono stati ponticellati, e ci mettiamo, diciamo, i fusibili giusti. E ora vediamo questi fusibili come erano ridotti. Spero che si vedano bene. Qualcuno dirà che sono, come al solito, polemico, ma io mi domando e dico, se c'erano due fusibili e ci mettiamo due pezzi di filo, ovviamente non è la stessa cosa. Va bene, proseguiamo oltre. Allora, fusibili cambiati, l'amplificatore pronto, diciamo, per la prova, per il test. L'abbiamo ripulito, non ci ho fatto praticamente niente, a parte la pulizia e cambiare fusibili, insomma, queste piccole cose, e rimettere a posto le resistenze, insomma, che avete visto, e rifare le saldature sotto il circuito stampato, ovviamente. Allora, è pronto per la prova. Se vi ricordate, il cliente aveva detto che questo amplificatore qui gli partiva di ritardo, cioè lui l'accendeva e il suono lo sentiva dopo un po', perché qui si accendevano i display, però il suono non lo sentiva, oppure partiva di ritardo, sicché alle volte partiva prima, alle volte partiva dopo. Io ho fatto le prove, però le prove che avevo fatto sembrava partisse sempre, e invece mi sono accorto che non parte sempre. Ora vi faccio vedere. Vi metto qui da una parte l'oscilloscopio, vi voglio far notare la tensione, in questo caso qui ora invece che 230 volt è 240 volt, perché la tensione di rete è vero che è 230 volt, ma abbiamo una tolleranza dall'Enel del 10%, sicché vuol dire che 230 volt può essere 23 volt più alta dei 230, che può andare anche vicino a 250. Qui che la tensione è un po' ballerina, oggi abbiamo 240 volt circa. Io vi faccio vedere una cosa, io ora l'accendo e guardate l'oscilloscopio. Lo sto alimentando tramite la lampada e come vedete il segnale è arrivato subito, si vedono le sinusoidi sull'oscilloscopio, però se guardate la tensione qui è scesa a 177. Io ho notato che lui parte fino a che la tensione arriva prossima a 210-220 volt. A 220 volt parte, se si va più su no. Ora escludo la lampadina e vi faccio vedere con la tensione diretta. Ora abbiamo la tensione di rete diretta, 240 volt. Se io vado a accendere,
guardate l'oscilloscopio, se non mi fa bugiardo non parte. Vado a abbassare la tensione, vedete abbiamo 239 volt, se io abbasso la tensione, lui quando arriva prossimo mi sembra 230, 220, ora non ricordo di qui. Vediamo se appaiono ste sinusoidi, vedete? 230 volte le sinusoidi sono partite, vuol dire che questo amplificatore, il circuito di muting che ha incorporato, ha un attimino qualche problema e se la tensione di rete è più alta, lui non parte o parte di ritardo. Poi il partire di ritardo ho capito perché alle volte calava la tensione di alimentazione e l'amplificatore funzionava. Però prima di passare a indagare strumentalmente vi volevo far vedere il famoso spiegone di come funziona il circuito di muting di questo amplificatore qui. Allora vediamo se riesco diciamo a spiegarvelo. Alla partenza dell'amplificatore tramite D18 e tramite R104 si eccita questo transistor immediatamente praticamente. Questo transistor si eccita immediatamente e tiene basso la base del transistor Q17. Q18 conduce, Q17 non può condurre perché la base diciamo è a 0. Tra parentesi, fino a che Q17 non conduce, qui sul collettore tramite questa resistenza R102 ci arriva una piccola tensione negativa. Questo fa in maniera che proprio qui non ci sia assolutamente tensione per niente, sicché non conduce e l'amplificatore, una parte dell'amplificatore, quella diciamo della preamplificazione se non mi sbaglio, non ho qui ora tutto lo schema, comunque diciamo il più B manca e l'amplificatore rimane muto. Quando attraverso R93, D19 e poi ci sono questi, diciamo, questo condensatore, questa resistenza qui, si introduce un ritardo di questa tensione negativa. Praticamente la tensione negativa, prima che si carichi qui e che arrivi alla tensione giusta, passa diciamo circa 1-2 secondi, questo tempo qui. Quando la tensione raggiunge il suo picco massimo negativo, qui abbiamo circa meno 1 volt, meno 1 volt e 8 più o meno in questo punto qui. Ovviamente questo transistor cessa di condurre e tramite questa resistenza qui viene alimentata la base di Q17 che può portare il più B diciamo all'amplificatore, che se non erro credo che siano intorno a 40 volt o più di lì. Allora a questo punto l'amplificatore comincia diciamo a suonare, può entrare in funzione, perché se manca il più B l'amplificatore, anche se i finali sono alimentati per conto suo, non riceve diciamo nessun segnale di bassa frequenza. Perciò dobbiamo indagare in questa zona qui come mai a questo transistor probabilmente non gli arriva il meno 1 volt e 8, sicché questa catena qui da R99 C72 si legge male, quest'altra resistenza è quello che sia. Perché questo transistor potrebbe anche non funzionare, ma se non funzionasse potrebbe essere che è o conduce sempre, sicché Q17 non conduce mai e la più B non ci sarebbe mai, oppure se fosse interrotto all'avvio dell'amplificatore ci sarebbe subito il più B. Il fatto che arriva di ritardo, ci potrebbe essere un problema su queste due resistenze, su questa resistenza o magari anche su questo condensatore qui, perché probabilmente, e poi magari le misure mi fanno bugiardo, sulla base di Q18 secondo me non arriva la meno 20 volt che poi viene ovviamente da R99 e da quest'altra resistenza che non ci vedo il valore, viene abbassata fino a arrivare diciamo al punto di meno, mi pare 1 volt e qualcosa, per far sì che Q18 smetta di condurre. Vediamo perché e vediamo cosa è successo. Allora, prima di proseguire nel video vi volevo far vedere i nuovi circuiti stampati che sono arrivati. Sono in questa scatola, eccoli qua. Poi alla fine del video ve li faccio vedere meglio.
Allora ragazzi, questo video è sponsorizzato da PCBWay, che è sempre stata il mio partner per i circuiti stampati da tantissimi anni, ovviamente da molto prima che mi mettessi a fare video. Potete fare dei preventivi online e sapere la spesa ovviamente prima di fare l'ordine. Con le nuove tecnologie riescono a fare circuiti stampati fino a 14 strati, di varie forme, di tantissimi colori e di tipologia di materiale diverso. Se volete vi montano direttamente loro i componenti sul circuito stampato in maniera che risparmiate tempo. Vi arriva un prodotto già assemblato o preassemblato. E come ripeto, sono una ditta seria, mi sono sempre trovato bene da loro e è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Allora, in alto a destra vedete il multimetro, mentre questa resistenza qui che ho messo in questa posizione è R99 da 27K, che poi fa capo a C72 e serve per la tensione negativa che dovrà andare a pilotare il transistor per interdirlo. Vediamo un attimino, da una parte ci dovrebbe essere circa 18 volt e poi vediamo quanto c'è dall'altra parte. Ovviamente ho messo la resistenza in questa maniera per farvi vedere le misure e farvi capire qual era la resistenza. Abbiamo 19 volt e di qua scende a 4. Bisogna indagare se questi 4 volt che devono essere qui, cioè meno 4 volt, di qua abbiamo meno 18 volt circa e qua abbiamo meno 4 volt. Dopo deve passare un'altra resistenza, se non mi sbaglio da 10K, per andare a pilotare la base del transistor. Però andiamo a vedere perché, diciamo, questa tensione è così bassa in questo punto qui, che non dovrebbe. Allora, ho scoperto perché, diciamo, non parte, non arriva abbastanza tensione negativa. Perché dopo vi faccio vedere dallo schema. Comunque in questo punto qui ci dovrebbe essere circa 47-48 volt, però quando si accende siamo a 54-55 volt, con la tensione ovviamente di rete più alta. Se la tensione di rete rimane più bassa, qui ci va una tensione normale, cioè di 47-48 volt, e il partitore funziona. È il partitore che in questa maniera non funziona, sicché bisogna ridurre il valore della resistenza. Vi faccio vedere di questa resistenza qui, di una certa percentuale, e ora si fa, diciamo, due conti. Vediamo, provo a spiegarvi, diciamo, la mia teoria. Noi siamo andati a misurare qui, invece di 47 volt c'era 50, 55 mi sembra, non me lo ricordo già più. Questa tensione qui arriva qui, tramite questa resistenza va alla base e, diciamo, qui c'è un'altra resistenza e qui ci arriva la tensione negativa. La tensione negativa che arriva in questo punto qui praticamente, che poi arriverebbe qui, è determinata da questo partitore qui e questo, praticamente la differenza fra questi 20 volt che arrivano qui e questi 47 volt che arrivano qui. A un certo punto, in questo punto qui, deve esserci meno 1,5, meno 1,8, ora non mi ricordo di preciso, mentre invece rimane sempre una tensione di 0,6 volt positiva. Ora, la mia teoria è che siccome c'è stato un aumento, diciamo, di tensione di circa il 10%, siamo a 240 volt invece che 220 volt, per cui è nato l'amplificatore. Pertanto questo partitore qui che è stato fatto con la tensione di rete cambiata e la tensione di rete aumentata qui, diciamo, non è più valido per come è fatto, sicché bisogna diminuire, secondo me, si fa la prova, comunque, questa resistenza qui di circa il 10%. Ora, per essere sicuri, la possiamo diminuire anche del 15%, in maniera che poi la tensione che arriverà qui sarà, diciamo, quella giusta, in maniera che non succeda niente e che il circuito rimanga bilanciato e possa funzionare anche se la tensione di rete va a 240 volt, cosa che è facile. E niente, procedo e guardiamo un attimino di quanto calare la resistenza. Anzi, si può vedere subito, la resistenza era 27K, 27 per, mettiamo, 15%,
circa 22-23 km. Vediamo di fare un partitore con un paio di resistenze magari in serie o in parallelo e di montarlo al posto di R99. Non succederà nulla al circuito perché il calo comunque è di poco, sicché danneggiamenti ce lo possiamo scordare, però in quella maniera il partitore sarà bilanciato un'altra volta fra la tensione negativa che arriva di qui e la tensione positiva che arriva di qui tramite quest'altra resistenza, e il circuito dovrebbe funzionare, diciamo, alla perfezione come all'inizio. Allora ho messo in serie due resistenze, una da 10 e una da 12 kΩ, in maniera da fare 22 kΩ, che era circa 21 km rotti che si era, diciamo, preventivato, e in questa maniera l'apparecchio parte sempre. E in più abbiamo in questo punto qui, che ora vi vado a misurare, lo vedete nel voltmetro, appena si accende sale subito la tensione a 50 e rotti, poi appena parte diciamo il circuito, appena l'alimentatore si innesca, ovviamente c'è un leggero assorbimento e la tensione si stabilizza a 48 volt, che non è molto diversa dai 47 volt, diciamo, in origine. E in questa maniera qui abbiamo risolto il tutto. Ora vi faccio vedere nello schema in che punto l'ho messa. Vi rifaccio un brevissimo riassunto: è meglio abbondare che deficere, diceva qualcuno. Allora, il discorso è questo qui. Si era detto che questo alimentatore alla partenza passa la tensione di qui, questo transistor conduce e questo qui ovviamente non conduce perché è interdetto. Poi, mano a mano che questa tensione negativa carica questo condensatore qui, a un certo punto supera la soglia, e qui in questo punto qui ci si troveranno circa meno 1,5, meno 1,8, non ricordo mai, cioè i fogli qui ma l'ho coperti, comunque ci si troverà una tensione negativa. Questo transistor si interdisce, ovviamente non butta più a massa la base di questo transistor qui, e questo condurrà producendo il più B e l'amplificatore parte. Con l'aumento della tensione di rete che c'è stata da 2,20 a 2,30, che poi ripeto va anche a 2,40 e anche di più, questo 47 volt all'inizio era molto più alto, sicché questo punto qui, che è determinato da questa tensione positiva che va verso questa base e da questa tensione negativa sempre che va verso questa base, non combinava più, cioè funzionava solo quando la tensione di rete era intorno massimo a 230 volt. Se no, qua ci rimaneva una leggera tensione positiva, però sufficiente a far condurre questo transistor. Io ho abbassato leggermente del circa 15% il valore di questa resistenza qui, in maniera da riportare la tensione giusta qui, bilanciando l'aumento della tensione di rete, sicché questo partitore a questo punto è bilanciato. Come vi ripeto, non succede niente, non è una modifica tremenda nel circuito, perché si sta parlando di un calo del 15%. Comunque in questo caso qui non succede niente, l'amplificatore, il problema che non partiva, che non si sentiva, è risolto, e ora dobbiamo risolvere il problema della protezione dell'amplificatore, che è stata tolta del tutto, e quello vi farò vedere come fare e si vedrà insieme. Allora, prima di passare alla sezione di protezione che è stata rimossa, che ve la faccio vedere, volevo sostituire questo LED, che sarebbe il LED dell'accensione, perché non funziona. Ora, io un LED così non ce l'ho, è un LED tornito, non lo so come è. Allora, l'unica soluzione che potrebbe essere è montarci un LED da 3 mm, o verde o blu, non so nemmeno io, mi piacerebbe di più blu, ma visto c'era verde rimonterò il verde, sicché non resta che allargare leggermente il buchino che si trova qua con una puntina. È quasi 3 mm, però il LED, se vedete, non ci entra, e allora lo allargo leggermente. Ora prendo il trapano, lo allargo un pochino in maniera che ci possiamo montare
un LED normale invece che un aggeggio come quello lì. Allora, questo qui è il forellino che c'era del LED, quello lì strano, chiamiamolo così, e va allargato un attimino. Ora ci passo una punta, prima di tutto una puntina leggermente più grande di poco, e poi ci passo la punta da 3 mm, che ci ho passato una punta da 2,5 e ora ci passo la punta da 3 e poi vediamo se il LED ci infila. Vediamo un attimino, il LED ci infila e ora pulisco questa bavettina qui che c'è e torno. Allora, per pulire la bavettina basta passarci con le mani una puntina leggermente più grande di poco e la bavettina se n'è, diciamo, andata e il LED c'entra perfettamente, lo possiamo montare dall'altra parte. Proseguo. Il LED ha il suo supportino, diciamo, di gomma, che è anche un po' rovinato, comunque con un pochino di colla come era, vedete qui c'era dell'altra colla, lo rimetto al suo posto e poi, diciamo, vi faccio vedere il risultato. Ecco fatto, il LED è stato ripristinato e ora si vede, diciamo, come in origine, non ci accorgiamo che, diciamo, è stato cambiato. Allora, come si è visto all'inizio, la protezione dell'amplificatore è stata rimossa. Ora vi faccio vedere dove sono stati rimossi i componenti sull'amplificatore e poi vi tocca un'altra volta lo spiegone per farvi capire come funziona la protezione delle casse, praticamente, che non va di corrente continua sugli altoparlanti, altrimenti le brucierebbe, in questo amplificatore, che è un attimino diversa dai soliti amplificatori che viene montato il relè. Proseguiamo. Allora, vediamo un po'. Queste sono le due resistenze in serie che ho messo per l'altro lavoro che si è visto prima. Poi, se vedete, qui manca roba. Qua manca il triac che è stato rimosso, sempre della protezione, qui manca uno dei due transistor che è stato rimosso. Ora, per capire come funziona la protezione in questo amplificatore vi faccio vedere lo schema, perché è una protezione, diciamo, un po' cruenta rispetto ad altri amplificatori. Andiamo a vedere lo schema. Allora, le protezioni sugli amplificatori di solito si mettono per evitare che sulle casse ci vada una tensione continua, perché se va in corto, questi qui, diciamo, schematicamente, questi qui sulla sinistra che vedete sono i finali, questo qui da una parte è rappresentato schematicamente, diciamo, il finale dell'amplificatore. Qui ci sono i due finali. Se uno di questi qui due va in corto, non in questo ramo ma qui, diciamo, c'è collegato teoricamente, sempre molto schematicamente, lo dico perché poi se no ci sono contestazioni, diciamo questa parte qui va all'altoparlante. Se uno di questi due va in cortocircuito, la tensione positiva o la tensione negativa dell'amplificatore, dell'alimentatore dell'amplificatore, perché sapete lavora con tensione duale, mi finisce sulle casse, sugli altoparlanti, e ovviamente gli altoparlanti, non essendo nati per lavorare in corrente continua, si bruciano gli altoparlanti. Allora, nella maggior parte degli amplificatori la protezione è fatta attraverso un relè. Se il circuito sente la tensione continua che sta andando sugli altoparlanti per vari motivi, il più probabile, ripeto, è bruciato un finale, il relè si apre e stacca l'altoparlante in maniera che lo protegge. In questa maniera la protezione è fatta cruenta, in maniera cruenta. Vedete, qui c'è il trasformatore dell'alimentazione, qui è schematico, ovviamente. Qui c'è il trasformatore dell'alimentazione, qui c'è quell'SCR che è stato rimosso e, come vedete, l'SCR è montato qui. Se questo SCR si innesca, succede che c'è un aumento di corrente nel trasformatore di alimentazione e fa saltare il fusibile di linea, proprio salta il fusibile, sicché è cruenta, perché una volta che succede quello l'amplificatore si ferma. Allora, come è fatta questa protezione qui?
quando diciamo attraverso queste resistenze abbiamo sugli altoparlanti una tensione positiva o negativa in corrente continua di circa 8 volt, passa attraverso queste resistenze, va dirette e innesca uno dei due transistor. Questo transistor si innesca se troviamo una tensione positiva, cioè se è bruciato in pratica questo transistor, e quest'altro si innesca se è bruciata quest'altro transistor qui, cioè si innesca con una tensione negativa. Sul triac, sul gate del triac, quando sente una tensione positiva o negativa, noi sappiamo che il triac si innesca sia con tensione positive o con tensione negative, va in conduzione. Andando in conduzione, come si è detto, praticamente cortocircuita una parte, cortocircuita il ponte, cortocircuita l'alimentazione. In questa maniera qui il trasformatore assorbe tanto e il fusibile salta, è cruenta. A cose normali invece se c'è tensione alternata, quella classica che va sulle casse, attraverso questo filtro passa-basso viene diciamo ammazzato tutto e la tensione non arriva ai transistor e non viene pilotata, sicché il circuito di protezione è fatto in questa maniera qui. Qui è stato tolto il triac perché probabilmente ogni tanto innescava, vai a vedere il motivo. Ora noi dobbiamo andare a vedere se questo è un canale, questo qui va dall'altro canale, è l'altra resistenza che porta tensione dall'altro canale. Ora bisogna controllare questi condensatori qui se sono buoni, le resistenze se sono rimaste del valore giusto, e poi visto che un transistor l'hanno tolto, tolgo anche quell'altro e lo cambio, e devo trovare un triac che sia adatto. Ora c'è da dire la verità, in altri amplificatori purtroppo li ho visti togliere questi triac qui perché ogni tanto si innescano senza ragione, sicché andiamo a vedere quello diciamo che si può fare. Intanto vado a controllare tutti questi componenti e poi ci risentiamo. Allora, non ho ancora smontato niente, stavo dando un'occhiata e ho notato una cosa strana. Allora, la cosa strana, vediamo un po', è questa resistenza qui, che se la vista non mi inganna è marrone, nero e arancione, sicché 10.000 ohm, dovrebbe essere marrone, nero e rossa, 1000 ohm. È la resistenza che è messa fra il gate e la massa. Ho controllato diciamo più volte sullo schema e dovrebbe essere 1000 ohm. Ora ci sta che la vedo anche male, comunque la smontiamo e andiamo a vedere se è 10.000 ohm. Essendo un valore 10 volte praticamente più alto, ci sta che per un errore di montaggio, non lo so perché. E questo spiegherebbe anche i falsi inneschi del triac. Vista da quest'altra parte, se non mi sbaglio, la resistenza dovrebbe essere questa, quella da smontare. Ora non vi nego che lavorare con la telecamera davanti e cercare di non tapparvi tutto a me risulta difficoltoso, perché magari non sono così bravo come chi è abituato a fare le riprese. Io non è che sia il mago delle riprese. Comunque ci metto un pochino di stagno nuovo e poi provo a dissaldarla. Se mi ci impallo e non mi riesce a farlo, la dissaldo e vi rifaccio vedere dopo che l'ho dissaldata. Allora, se è detto, dovrebbe essere questa. Lavorare da lontano torna veramente male. Ora la tolgo e la misuriamo insieme. E la resistenza, come vedete, sembra proprio da 10.000 ohm. Ora ci attacchiamo i coccodrilli e la guardiamo con il tester. Ecco qua, 9,990 kΩ, sicché 10 kΩ. Chissà come c'è finita lì. Allora io la cambio e controllo anche i condensatori, poi smonto il transistor, ci rimetto il triac anche. Ho tolto anche il transistor
era rimasto, l'unico che avevano lasciato della protezione, e ora vedrò diciamo fra i transistor europei che ho che cosa è più adatto rimettere, e lo stesso il TRIAC. Eccoli lì, i due transistor diciamo della protezione, l'ho rimontati, sono questi due, li devo saldare ancora, e ho trovato degli equivalenti appunto giapponesi. Allora, gli originali erano 2SA904 e 2SC 1914, che erano caratteristiche salienti 90 volt, 0,2 watt, 0,05 ampere. Li ho sostituiti con 2SA 992, 2SC 1845, che sono molto simili, però la tensione è leggermente più alta, 120 volt, 0,5 watt, sicché un pochino più di dissipazione, la corrente rimane la stessa, 0,05 ampere. E sicché anche questa diciamo è fatta. Poi sto preparando un video, si farà un video su come sostituire i transistor che non si trovano più. Ecco il TRIAC che ho montato, il TRIAC originale, quello mancante praticamente, era un TRIAC da 200 volt, 3 ampere, con una corrente di innesco di circa 30 mA massimo. Siccome non è, diciamo, come si dice, critico, ho montato un TRIAC da 600 volt, 6 ampere, e mi sono assicurato, misurandolo col prova TRIAC SCR che vi avevo fatto vedere, che avevo costruito io, lo vedete in un video, sono andato a controllare che la tensione di innesco, che la corrente di innesco, scusate, sul gate anche di questo TRIAC non superasse 30 mA, e sicché anche questa cosa qui diciamo è stata fatta. Ora lo saldo e poi penso che lo possiamo provare. L'amplificatore all'interno, come vedete, rispetto a quando l'abbiamo preso è bello pulito, abbiamo fatto un bel lavoro, io e voi sempre. Ora vi faccio vedere l'estetica. Esteticamente si presenta bene, poi gli darò una leggera pulita qui, comunque esteticamente sul frontale è piuttosto pulito già di suo. Il coperchio va pulito e dopo lo puliremo, e ora dobbiamo misurare le prestazioni. Allora, questa volta useremo l'analizzatore audio HP, che è questo ovviamente. Lo useremo anche per misurare la potenza, perché ora l'ho settato in maniera che misuri la potenza. L'abbiamo sempre visto con un wattmetro, e ora in questa maniera misureremo la potenza invece direttamente in watt in digitale. L'amplificatore dovrebbe erogare un minimo di 40 watt per canale, e vediamo prima che arrivi in clipping quanti watt effettivamente eroga. Guardate le sinusoidi, quando iniziano a tagliarsi siamo al clipping, e comunque ora siamo già a 50 watt e l'apparecchio continua, diciamo, a non clippare neanche. Alza un attimino, si arriva al clipping a oltre 60 watt, sicché direi che come potenza è tranquilla. Qui siamo a 37 watt, 40 watt come dovrebbe erogare completamente indistorti, e 50 watt ancora non ha raggiunto il clipping, sicché direi che va più che bene. Abbasso e ora si misura la distorsione. Ho settato l'analizzatore audio per misurare la distorsione, come vedete, anzi non si vede, ve lo faccio vedere un attimo. È acceso il tastino che indica la distorsione, alzo, lo metto a circa metà della potenza, mettiamolo intorno ai 20 watt, dovrebbe essere come distorsione 0,05%, e siamo a 0,02, perché come vi dico sempre c'è il punto davanti che è come se fosse uno 0, che l'amplificatore sta andando più che bene. Lo porto a circa 35 watt, 0,03, e qui siamo praticamente vicini al clipping, siamo quasi a 45 watt rotti, 0,04,
Se io vado in clipping, ovviamente, come vedete, siamo saliti al 3% di distorsione. E l'amplificatore sta andando come da specifiche, anzi, diciamo, come succede sempre in questi amplificatori qui, va meglio che delle specifiche minime dichiarate. Ora non resta che pulire il coperchio, che è veramente sporco, e rimontarlo, e anche questo amplificatore è pronto. Anzi, prima di fare questo procedimento qui, di fare la pulizia, direi che gli possiamo anche misurare la banda passante questa volta. Allora, qui abbiamo il nostro amplificatore in prova. Io ovviamente ho già regolato il volume a un volume che mi sembrava consono per la misura che vogliamo fare, e facciamo questa prova qui. Ora vi inquadro anche l'oscilloscopio, così potrete vedere ad avanzamento, diciamo, i lavori. Allora, questa è l'interfaccia software che collega l'analizzatore HP, che è questo prodotto, diciamo, validissimo, però un po' anzianotto, e è stata interfacciata con un computer, con un programma che ha fatto Walter Brollo, e vi invito ad andare a vedere i suoi video, che sono molto interessanti. In questa maniera riusciamo a fare la lettura della banda passante in maniera automatica, invece che farla manualmente come faceva l'analizzatore audio in origine. Allora, settiamo lo 0 e ora non resta che dargli lo start. Qui abbiamo settato lo 0, c'è un segnale in ingresso di mezzo volt, 1000 Hz, e in uscita abbiamo 11,49 volt RMS, che corrispondono circa a una quindicina di watt, così a lume di naso. Gli diamo lo start e lui, vedete che inizia a girare 24 Hz, 28 Hz, 32 Hz. L'analizzatore, vedete che si muovono i numeri perché sta andando avanti. Il numero sulla destra sta misurando i volt che mano a mano gli arrivano, in maniera da poter poi fare il grafico, e la numerazione che si muove invece sulla sinistra sono gli hertz praticamente, o i kilohertz. Vedete anche sull'oscilloscopio che sta aumentando la frequenza praticamente. Lo stesso l'interfaccia ci sta dicendo quello che sta facendo, e arriverà alla frequenza massima dell'analizzatore, che se non ricordo male è intorno a 100.000 Hz. Dopodiché ci farà vedere il grafico. Eccolo qua, ha finito. Allora, vediamo questo grafico qui. Voi sapete che la banda passante, ve l'ho detto altre volte, si misura quando c'è un calo di 3 dB rispetto allo 0 dB che abbiamo impostato in questo caso qui. Sicché come banda passante minima non c'è nessun problema, anzi addirittura guadagna di 1 dB e 6, però entro i 3 dB sopra o sotto, diciamo, la banda passante è quella. Infatti se andiamo intorno ai 1000 Hz, vediamo un po', ai 1000 Hz, come vedete siamo a 0 dB, dove siamo partiti a circa 1000 Hz. Ora sposto il mouse, non si vede troppo bene. Comunque dovremo avere un calo di 3 dB che sarebbe qui, e qui o un aumento di 3 dB che sarebbe di sopra, e qui siamo nella norma fino a questo amplificatore c'ha un calo di 3 dB circa, arriva a circa 50.000 Hz, arriva a circa 50.000 Hz e rotti. Allora, il coperchio dell'amplificatore è questo. Ovviamente dopo tanti anni ci si è accumulato dello sporco, anche come vi spiegavo nell'altro amplificatore, perché è ruvido. E ora vi faccio vedere una cosa.
e poi però va lavato nel lavandino. Questo qui si lava acqua e sapone nel lavandino, il coperchio, come ripeto, non tutto l'amplificatore, perché se vedete deve venire praticamente, ora si vede malissimo la differenza purtroppo con la luce della telecamera, ma vi posso assicurare che dove l'ho pulito qui è tutto un altro paio di maniche, si vede, cioè l'ho pulito pochissimo ovviamente rispetto a questa parte qui che è più sporca. Qui c'è tutto il giallo, c'è tutto, diciamo, lo sporco appiccicato, chiaramente non è che uno può smontare il mobile e lavarlo nel lavandino ogni tanto, però io ora lo faccio in maniera che gli si rende bello pulito. Allora, come avete visto, la riparazione è finita. Questo amplificatore della Pioneer è stato rimesso praticamente in condizioni ottimali come quando è uscito di fabbrica, anche se l'estetica ovviamente dimostra gli anni che ha, però è messo bene comunque. Dentro è stato ripulito tutto, avete visto i lavori, diciamo, che ci ho fatto, e spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, chi non l'avesse fatto, per non perdere altri video che, se vi piacciono, così se cliccate anche la campanella verrete avvisati. C'è anche il canale Patreon, chi volesse si può iscrivere anche lì. E io nel frattempo vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!